Ciao a tutti, sono Patrizio di Project Watch e siamo alla terza e ultima parte dell'Omega Seamaster 600, una guida all'acquisto per chi volesse entrare in possesso del ProProf. Il ProProf, che è stato dato il nome dai sub francesi della Comex, che è un acronimo tra Pro e Prof, che è Plongeur Professionnel, che significa subacqueo professionista. Questo orologio è senza dubbio un punto di riferimento per il collezionismo di alto livello. In Italia abbiamo molti collezionisti di rilievo che, nonostante le loro collezioni abbiano sia Patek e Rolex vintage, cercano gli esemplari migliori di Prof 600, spendendo anche delle cifre importanti. ehm, e quindi un ottimo Omega Seamaster 600 è anche un ottimo investimento. Essendo un orologio complesso e pieno di insidie, molti privati e commercianti ne sottovalutano il valore e quindi, se si è fortunati, può anche succedere di trovarne alcuni esemplari belli a dei prezzi favorevoli. Un fattore che mi ha fatto sempre desistere dall'acquisto di questo orologio erano le dimensioni. Però devo essere sincero che una volta al polso sono rimasto sorpreso perché le dimensioni l'ho trovato ben bilanciato, essendo piatto si adagia perfettamente sul polso e non l'ho trovato nemmeno né scomodo e nemmeno pesante. Poi non bisogna avere paura di queste forme non convenzionali, in quanto comunque, essendo un orologio puramente tecnico, professionale, le forme vanno a seguire un profilo funzionale. Questo segnatempo ha solo un difetto, se vogliamo considerare tutti i collezionisti che ci sono nel mondo, e che è stato prodotto in pochi esemplari. Si conta una stima di 2500 pezzi totali, ma quelli sopravvissuti saranno ancora meno. La sensazione che dà al polso questo orologio è una sensazione di orgoglio, perché rappresenta la storia e la cultura. Diciamo anche, che ci tengo a dirlo, che una volta, 50 anni fa, si lavorava con, passatemi il termine, con la mano sul cuore. Invece oggi, purtroppo, nella maggior parte dei casi si lavora con la mano sul portafoglio. Ci sono due finalità di acquisto per questo orologio. Una è meno impegnativa, in quanto per il gusto di indossarlo, per il gusto di usarlo anche in immersione per ricreare quel fascino, vengono presi in considerazione orologi più economici, magari con anche delle parti di fornitura moderne, e quindi anche magari con delle sfere più performanti rispetto a quelle vintage. E l'altra invece per un discorso di collezionismo e investimento. Quest'ultima, infatti, richiede un'attenzione maggiore nell'acquisto di questo modello, che è molto difficoltoso. Andiamo a vedere insieme quali sono questi tre punti che ho voluto raggruppare. Il primo punto che c'è da sapere è che il Pro 600 fu utilizzato in via sperimentale già dal 1969. Poteva capitare che si allagasse accidentalmente, oppure per un service fatto da orologiai non ufficiali Omega. Poi anche un'altra particolarità, che la scheda tecnica di questo orologio comparve nel 1971, quindi dal 69 al 71 sono 3 anni.
cosa comporta questa problematica? Può comportare che all'epoca venivano sostituiti i calibri, il calibro 1200 che anima questo orologio, magari per comodità, semplicità, visto che è un calibro base solo tempo di Omega di quel periodo, degli anni 70, magari poteva capitare che venivano presi da altri Omega Seamaster economici minori e riadattati su questo segnatempo. Quindi, soprattutto per questo orologio, la difficoltà, la particolarità, un problema è questa verifica dell'estratto di archivio, che può comportare che questi orologi abbiano un calibro diverso da quello che era destinato alla referenza del ProProf, che è la 166077. E quindi il mio consiglio qual è? Il mio consiglio o di comprare già un ProProf comprarlo già con l'estratto d'archivio, è una cosa importante, oppure fare un piccolo investimento se si è visto un ProProf che si vuole acquistare, fare un piccolo investimento, prendere il numero seriale del calibro e richiedere l'estratto d'archivio Omega e verificare che sia tutto a posto e tutto coevo. Il secondo punto invece è che un Seamaster 600 in condizioni perfette è difficilissimo da trovare. Infatti la considerazione della scelta dell'orologio va in base a quello che ha la migliore qualità-prezzo e poi dopo nel tempo con calma lo si sistema. Come per esempio dovete fare attenzione a un vetro scheggiato o a una lunetta crepata o scollata. Bisogna fare attenzione poi anche a quelle che sono le parti di fornitura moderne piuttosto che le parti vintage come magari il bracciale oppure al tasto rosso in plastica. Il prezzo tra una parte di fornitura e una parte vintage è quasi più del doppio, quindi bisogna considerare questi aspetti nel prezzo. Il mio consiglio è quello di acquistare il libro Omega Seamaster Vintage, che è l'investimento più proficuo e che vi guiderà in questo percorso di acquisto. Per chi guarda il canale ha la spedizione in omaggio. Per chi volesse acquistare il libro deve scrivere all'email info@omegaplanet.it e mettere in oggetto il nome del canale PW Project Watch con la voce Seamaster Libro. Bene, adesso andiamo al nostro terzo e ultimo punto, che è quello delle 3 serie di quadranti. Quindi quale scegliere tra le 3 serie? Beh, la mia teoria è quella che non c'è una serie preferita, è quella di trovare il miglior Seamaster 600 tra qualità e prezzo. La prima e la seconda serie di quadrante sono più o meno coesistite. Per prima serie si intende quella con la scritta col 600,5. Per una questione di stampa poco efficace, il colore sul quadrante tende, anche nei migliori dei casi, a essere un po' ruvida. Infatti è difficile trovare un prima serie perfetto. Questa tipologia di quadrante lo possiamo trovare dal 69 dei prototipi di prima serie, appunto, e anche magari su orologi del 1972 con assegnazioni militari. La seconda serie, quella con le 600 in basso, è anche quella più apprezzata perché
è quella che è stata presentata ufficialmente e commercializzata dal 1971 al 1975. Poi vi sono delle prime versioni di seconda serie che hanno le scritte azzurrate nel quadrante. Nella terza serie ci sono due cambiamenti. La lunetta cambia dal 30 tondo, diventa un 30 squadrato, e la grafica del quadrante, oltre ad avere la misura in metri 600, compare anche per la prima volta la misura in piedi 2000 feet. Bisogna fare attenzione però che questa tipologia di grafica vi è anche nei quadranti di fornitura, e quindi è difficile da riconoscere. Questa tipologia di quadrante, un modello comunque viene prodotto dal 1975 circa fino al 1979 a fine produzione. Poi vi abbiamo anche un'altra tipologia di quadranti, questa volta invece sono i quadranti prototipo, monoscritta, che sono un modello è appartenuto al fondatore della Comex, a Henri Delaz. Niente, diciamo che per fare una considerazione che chi ha un ProProf perfetto difficilmente tende comunque a venderlo. Diversi ProProf 600 sono stati battuti all'asta da Antiquorum. Prendo per esempio un prototipo, un Seamaster 600 andato per $130.000, in quanto aveva anche con sé in dotazione un taccuino di cui venivano prese delle annotazioni per delle immersioni, come per esempio, ne cito qualcuna, la visibilità dopo i 100 metri si faceva fatica a leggere l'orologio, o che il cinturino si rompeva prima dell'immersione, piuttosto che la lunetta era difficile da ruotare in acqua in immersione. Poi oggi c'è stata appunto l'asta di uno dei 10 pezzi in titanio, battuto per 35.000 franchi svizzeri. E niente, era una piccola considerazione che volevo fare di un po' di stime di prototipi. Bene, io avrei concluso. Vi ringrazio a tutti per chi mi ha seguito, e ci vedremo presto con altri orologi. Ciao!